Hola, buonasera a voi, sono Patrizia, sono lieta di essere questa sera insieme a voi che ci ascoltate, che ci seguite. Siamo sulla pagina di Lettere d'Amour Entertainment e siete invitati a seguirci, ad ascoltarci e vogliamo presentarvi questa sera un nuovo progetto che si chiama Parliamo un po'. Quindi che possa essere di ispirazione anche per voi che ci seguite in un secondo luogo, ma soprattutto che possiate sostenerci. Ecco, questa sera per aprire il nostro programma avremo con noi un ospite eccezionale, una nostra carissima sorella, amica, Sabrina. Ciao a tutti. Lei sarà questa sera con noi. Lei questa sera ci condividerà quello che è il suo di testimonio di vita, ok? Quindi che possiamo imparare anche di quello che è l'esperienza sua, che possa diventare anche un qualcosa per noi stessi affinché poter portare avanti quello che è il percorso di ognuno di noi. Quindi Sabrina, sei il benvenuto. Grazie. Grazie della possibilità. in mezzo a noi. Per chi non ti conosce, puoi presentarti? Sono Sabina, la moglie di Lettere d'Amour di Danielson. Sì, oggi apriamo in bellezza. Abbiamo il nostro primo ospite, molto giovane per certo, quindi grazie per aver accettato Grazie a voi. il nostro invito. E potresti raccontarci un po' qual è stato il tuo percorso per arrivare ai piedi di Gesù? Sì, il Signore l'ho conosciuto anni fa, 6 anni fa più o meno, in uno dei periodi più tristi della mia vita. Premetto che non arrivo da una famiglia cristiana. Mia madre, che non stava bene sotto diversi punti di vista, soffriva di depressione, aveva malattie, finché ha deciso di togliersi la vita. E io l'ho ritrovata. Quindi da lì, come ho detto, inizia il periodo più buio, più triste. Dentro di me tanta rabbia, senso di frustrazione anche, perché poi subentra la domanda: ma se fossi arrivata prima, come poteva andare, cosa sarebbe successo? Quindi avevo proprio un vuoto dentro che mi divorava. E sono andata così per un anno. Mi ricordo anche che le ho provate tutte. Ad esempio, finivo di lavorare e avevo questa rabbia, anche questo non stare bene. Avevo puntato allo sport, quindi magari uscivo da lavoro stanca, facevo una corsetta. Mi ricordo che avevo anche appeso, come si chiama, quei sacchi da box? Sì, per tirare i pugni. Voleva fare il box? Sì. Anche lei. Ho provato anche quello. Sono andata anche da uno psicologo perché ho detto magari ho solo bisogno di parlare con qualcuno, e per un anno sono andata da uno psicologo. All'inizio Sabina stava meglio, quindi magari andavo una volta al mese, poi tornavo nei miei pianti eterni e quindi andavo 2 volte al mese o 3 volte. Il mio umore vacillava, ero molto lunatica, avevo questa rabbia, ero proprio a fondo. Quindi hai cercato di riempire questi tuoi vuoti e facendo attività qualsiasi diverse, cosa, sì. Pur di non pensare pur di cercare di colmare la rabbia in qualche modo, appunto magari con i pugni, una corsetta, parlando con qualcuno. Però questo, oltre alla rabbia, era anche i vuoti, proprio un vuoto, era un insieme di sensazioni che non stavo bene. Finché ricordo che, parlando con le mie sorelle, perché siamo 4 fratelli, la più grande mi chiamò una sera e io ricordo che sentivo al telefono con lei un senso di pace. Quando lei mi parlava, un senso di pace che dicevo: com'è possibile? Invidiavo quella pace, perché se io parlavo con qualcun altro nessuno mi poteva capire. Però con mia sorella sì, avevamo passato lo stesso dolore, le stesse lacrime, e lei aveva la pace che io non avevo. Diciamo che era più facile per te poter sentirti capita da lei, sì. Perché era lo stesso dolore. Sì, okay. Mentre qualcun altro mi poteva guardare con pena, con passione, però so che mia sorella era lo stesso dolore. E io invidiavo quella pace. Perché lei infatti aveva iniziato a conoscere il Signore, ecco, lei aveva iniziato a conoscerlo e io ancora non lo conoscevo.
Quindi tu dici che la pace che tua sorella provava in quel momento è arrivata dall'iniziare a conoscere Gesù, mentre che tu, seguendo ovviamente, facendoti aiutare, ok, da altre figure, continuavi ad avere lo stesso vuoto. Vuoto, rabbia. Quindi dici che la differenza l'ha fatto Gesù? Sì, io lo sentivo perché infatti dicevo, ma com'è possibile, come mai, come fai? E finché una sera poi al telefono ha iniziato a raccontarmi, perché ho detto, madre, io voglio sapere come fai. E ha iniziato a raccontarmi di Gesù. È la prima volta che mi aveva parlato chiaramente di Gesù, chi fosse Gesù, quanto Gesù mi amava, cosa aveva fatto per me, anche perché ne parlavo l'altro giorno con mio marito. In realtà il problema è che qua, abitando a Cuneo in Italia, non si conosce di Gesù. Sarà il cattolicesimo quello che prevale, non si conosce di Gesù. Verso Natale si sa di Gesù bambino, Gesù tra il buio e l'asinello, ma non si conosce di Gesù, non si sa realmente chi sia. E io ero così, io non sapevo nulla di Gesù. E quando lei me ne ha parlato, e io ricordo che ero in cucina, ho iniziato a piangere, sicuramente era il tempo, avevo il cuore disposto, era il mio tempo, era il mio momento. Sicuramente sì. Quindi hai avuto tu necessità di lui, hai sentito proprio il bisogno di provare la stessa cosa che provava tua sorella. La pace che aveva anche lei, la volevo anch'io. Sì. E ricordo che piangevo e mi sono sentita così piccola davanti a lui, perché ero in questa cucina che piangevo e lei mi raccontava chi era Gesù, cosa ha fatto per me, anche ad esempio spiegandomi di mia madre, del perché era arrivata a quello, perché io avevo tante domande, non avevo risposte. Non dico che lei mi ha dato tutte le risposte, ma parlandomi del Signore ha iniziato a farmi vedere le cose da un altro punto di vista. Del perché mia madre fosse arrivata a fare quel gesto, quindi iniziavo ad avere qualche risposta, a capire che cosa ci potesse essere dietro la depressione, dietro a questi gesti. Quindi per questo mi sentivo così piccola, perché in qualche modo queste risposte che cercavo erano riempite dall'amore del Signore. Posso dire così, sì. Ok, possiamo anche dire che la depressione, quando non viene trattata nel modo giusto, ci si può rischiare di uccidersi? Sì. Il suicidio, togliere la vita, perché poi alla fine noi che conosciamo la verità è quello che fa il nemico, è lì che porta le persone, come mia madre. Ma io, non sapendo queste cose, dicevo, se la madre è colei che ti ama, che ti protegge, e invece aver fatto quello a me appunto causava quella rabbia di cui parlavo prima, perché anche pensavo, ma perché non ha fatto in altro modo, che non la trovassi io, o il senso di abbandono, che avevo il senso di solitudine. Erano tutte queste cose, ma in quel momento, quando mia sorella mi ha parlato di Gesù, è stato riempito dall'amore di Gesù. L'ho sentito, era quasi anche fisico, come se fosse con me in quella cucina quella sera, sì. Perciò hai sentito, diciamo che in una condizione così difficile hai trovato una persona che è stata in grado di poterti portare il messaggio di vita di Gesù. Hai trovato una persona che ti ha presentato, mi ha parlato di questa verità, di chi fosse Gesù, che non sapevo, Perciò, per quello che la parola dice, che per mancanza di conoscenza perisce il mio popolo. Quindi è importante conoscere chi è Gesù, per poter scoprire anche tutti i privilegi che ci hanno conoscendolo, giusto? Sì. Per godere di quella pace, per conoscere che cosa c'è dietro ai comportamenti delle persone, ti si apre proprio un mondo. Quando viene la conoscenza della verità, perché toglie quell'ignoranza. Si è molto limitati, cioè tante volte non riusciamo a capire quello che sta vivendo l'altra persona, e non capendolo non riesce neanche ad essere un aiuto idoneo anche in condizioni del genere. È vero. Però non ti senti, ti è passato questo, non ti senti più colpevole? No, la frustrazione è andata via. Tutte queste brutte sensazioni sono andate via. Ho perdonato. È possibile con il Signore perdonare. Ho perdonato mia madre, quello che ha fatto.
Ti senti nel mio libera? percorso, esatto, perché non è dall'oggi al domani, nel mio percorso sì. Ecco, è importante questo che possiamo spiegarlo, che non è dall'oggi al domani, che è un percorso, che è stato Sì. un percorso che tu hai iniziato, che ci ha voluto del tempo per poter avere le certezze che hai oggi, per poter avere le stabilità che oggi tu hai, giusto? Sì, Possiamo sì, spiegarlo sì. un po'? Sì, sì, perché in effetti da quando io ho conosciuto il Signore, ad esempio quella sera, da quella sera a ora, in realtà per un anno io sono stata un piede qua, un piede là. Penso un po' come tutti. Sì, sì, perché come ho detto prima io non vengo da una famiglia cristiana, io non conoscevo nulla, quindi arrivando totalmente dal mondo sei abituato a fare, insomma, a frequentare alcuni posti, a fare alcune cose che io non sapevo che in realtà, diciamo, non avrei più dovuto fare in quanto figlia di Dio, diventata figlia di Dio. E quindi io per il primo anno avevo perdonato mia madre, ho iniziato a leggere la Bibbia, mi ero comprata la mia Bibbia, pregavo la sera, però continuavo a frequentare insomma le discoteche. Sabina era in prima linea a fare gli aperitivi, tutti, non ne mancava nessuno. Sì, 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 sì. Quindi diciamo che praticamente hai cominciato un po' a leggere la parola, Sì. a interessarti Sì, anche sì, per sì, conoscere, perché mi faceva stare bene. per conoscere chi Sì. fosse Gesù, per conoscere la sua parola, che Sì. è quella che ti ha aiutato ad essere quello che sei, Esatto. che sei oggi, però eri un po' ancora un po'... Ma sì, ma in realtà sai cosa? Che non lo facevo neanche apposta, perché io non sapevo alcune cose, io non sapevo come in realtà mi dovevo comportare, fin quando poi sempre mia sorella non mi ha spiegato, io non sapevo che alcune cose non andavano bene, perché comunque per leggere la Bibbia devi anche avere... Devi comprenderla, devi avere la rivelazione, alcune parole non sai cosa vuol dire, magari vai oltre, invece è meglio soffermarsi su cosa significa. E questo era... Diciamo che è buono quando si legge la parola non leggerla alla leggera. Esatto, sino di prendersi del tempo. Quando si parla di meditazione. Ok. Un versetto ti può dire tanto, se tu lo leggi un versetto è qualche parola e magari non hai ricevuto niente, non sai bene, però è perché devi leggere. Quello era un po' io. Continuavo a stare alla fine nell'ignoranza, fin quando io lo chiamo così perché secondo me il Signore mi ha chiamato senza anestesia, proprio direttamente. Ricordo che mia sorella mi aveva detto anche tante cose, mi aveva detto come mi sarei dovuta comportare. Poi un giorno mi ha fatto una chiamata e mi ha detto: guarda Sabina, le figlie di Dio non frequentano alcuni posti, tutto quello che non bisogna più fare. E io non ci credevo, perché dicevo: ma com'è possibile? Alla fine come si pensa nel mondo? Non faccio niente di male, sono una brava ragazza, ho perdonato, sì, ho perdonato, non faccio del male, che c'è di male? E pensavo queste cose. Ma un giorno mi sono ritrovata con una persona e c'è stata una manifestazione, eravamo io e lei. In lei c'è stata una manifestazione, in questa persona, ed eravamo da sole. E io sinceramente ho avuto tantissima paura, ero terrorizzata, era qualcosa che non avevo mai visto. I miei occhi non avevo mai visto, avevo sentito qualcosa. Quando tu dici di manifestazione, il modo di poter essere un po' più chiaro, sì, anche per chi non conosce, che magari la prima volta, no? È un atteggiamento, giusto? Sì. Un comportamento che era non solito ad avere questa persona. Sì, ok. Sì. Okay. Esatto. Hai spiegato bene, sì. E avevo letto nella Bibbia come comportarsi quando si scaccia nel nome di Gesù, ma io non sapevo che cosa dovevo fare in realtà. E ricordo che poi, parlando sempre con mia sorella, lei mi ha detto: guarda, grazie a Dio è andato tutto bene, siete state bene, però sappi che proprio per avere piena autorità nel nome di Gesù, per vivere in obbedienza, alcune cose devi veramente smettere di farle. Ed è lì che c'è stata la mia conversione. Per conversione intendo proprio quando ho cambiato la mia mentalità, ho cambiato i miei modi di comportarmi, le mie abitudini. Totalmente una nuova persona si diventa. Vorrei solo aggiungere un pezzo, no? Quando tu dici è lì che è stata la mia vera conversione, tu hai detto sempre che il tuo cuore sicuramente era disposto per il Signore, giusto? Sì. C'erano delle abitudini
che tu che dovevi lasciare, che ovviamente non sono stati dal giorno a un altro, No. è stato sempre un percorso, Sì. come lo è per tutti quanti, Sì, ok? E in questo poter lasciare hai avuto bisogno dell'aiuto del Signore per poterlo fare. Sì, sei spinto da qualcosa. Però avevi anche tu il desiderio di poter piacere anche a lui. Esatto. Ok. Esatto, perché comunque riconoscevo che sempre quella sera durante la manifestazione che ero spaventata con questa persona, riconosco che il Signore veramente ci ha protetti, è andato tutto bene e quindi era entrato in me proprio il desiderio di dire: Signore, grazie, mi hai protetta, grazie, voglio vivere non come voglio più io, ma come vuoi tu che io viva, quindi come dice la tua parola, perciò iniziare a leggerla, conoscendola davvero, meditandola ancora di più, smettendo di fare le cose che non vuoi più che io faccia, e per quello la conversione, un cambio totale di vita. Qua mi viene una domanda spontanea. Dal momento in cui tu prendi la decisione, no? Perché poi è una decisione che hai preso tu, non nessuno ti ha costretta, ma proprio tu hai sentito proprio che era il momento. Era il momento di cambiare. Di cambiare, no? Di non fare più le cose di prima. Ok, quindi hai preso la decisione di rinunciare a quelle abitudini vecchie che tu avevi per lasciare che il Signore potesse guidare da lì in poi la tua vita. Sì, no? sì. E come hai affrontato poi le critiche, perché sicuramente ti sono arrivate delle persone che eri abituata a frequentare, delle persone a te care vicino? Come hai affrontato queste critiche? È vero, perché poi arrivano e ti chiamano in diversi modi, ti chiamano suora, fai parte di una setta, sei troppo quadrata, bigotta, in tutti i modi, sì, ma penso che la persona poi quando fa questa scelta deve restare ferma in quella scelta, devi avere carattere, sì. Perché se ti lasci condizionare non arrivi a fare, non fai neanche mezzo cambio, non prendi neanche una mezza decisione. E ad esempio è cambiato ad esempio anche alcune mie amicizie, perché dal momento che io penso il Signore diventa la tua priorità, quando magari prima la priorità era qualcun altro, qualcos'altro, quella persona è anche comprensibile, ci rimane male. Sì, però è una questione di capire le priorità, di mettere ordine nelle scelte, di mettere ordine nella tua vita. Sì. Quindi dal momento che ho detto io, Signore, scelgo te, e alcune amicizie, alcuni luoghi, alcuni modi di fare li devo lasciare, magari è solo per un tempo, perché poi a volte è così, è solo per un tempo che alcune amicizie, proprio per far sì che il Signore possa modellarti, lavorare nel tuo carattere, rafforzarti nel carattere, esatto, la tua fede, la tua persona. Quindi le critiche sì, ne ho ricevute, ma essendo stata la mia conversione dall'oggi al domani, ho avuto carattere, grazie a Dio, sono andata sicura, decisa. Posso dire che me ne sono abbastanza fregata, perché se no non avrei fatto niente. Perciò vuol dire che è importante anche tenere ben chiaro quello che tu vuoi. Quello che tu vuoi, chi sei, chi è il Signore, sì. Ma soprattutto quando realmente lo conosci, perché io quella cucina, quella sera, quando ho detto che ho pianto, ho conosciuto il Signore, gli ho avuto il mio incontro, e da lì tu sai chi è Lui per te, sai cosa ha fatto per te, quanto ti ama, i piani che ha per te, quindi è a Lui che vuoi piacere, non più alle altre persone, inizia a fregarti delle altre persone. Quando tu riesci, perciò è importante anche quando tu riesci a riconoscere quello che Lui ha fatto per te in un determinato momento, perché era un momento difficile quello che stavi affrontando, attraversando, però tu sei stata in grado di riconoscere quello che ho fatto in quel momento lì, in quella situazione lì, e penso che anche questo ti abbia dato le forze per dire no, adesso basta. Sì, basta. Vero. Sì, anche proprio poi come hai detto tu, ti dà la forza, trovi tu la forza, ma è Dio che ti dà la forza. Ad esempio in me anche ho il problema di restare da sola, della solitudine, quel senso di abbandono, la paura di stare da sola, ma anche in casa. Io ho paura di stare da sola in casa, e mi sono ritrovata in una casa grande da sola, quindi ho detto Signore, come mai? Però è lì che proprio ti dà la forza,
insomma ti forma, ti parla, il deserto, sì. Però ci vuole, come hai detto tu, no? Ci vuole carattere, carattere per per affrontare, per riconoscere, per stare fermo, per rimanere fermo e per continuare. E ti faccio un'altra domanda, perciò vuol dire che il giro di amicizie è cambiato per completo? Sì, posso proprio dire di sì. Possiamo dire che in mezzo a tutto il Signore ha preparato un altro circolo, un altro circolo di amicizia, perciò alla fine diciamo che forse non proprio sola, ma non eri accompagnato delle persone che avresti voluto avere, magari. Sì, perché ero abituata ad alcune amicizie, ad alcuni giri, e nel deserto poi sei tu il Signore, ma comunque poi ho conosciuto la chiesa dove vado attualmente, quindi si forma proprio una famiglia, lì ti fortifichi, ti edifichi guarda, a me oggi è successo quello, però insomma con testimonianze, con esempi, e diventa proprio un giro di amicizie. Vorrei che parlassi anche di questo, no? Perché tante volte ci sentiamo, no? Sì, io ho conosciuto Gesù, però non mi congrego da nessuna parte. Perciò vuol dire che secondo il tuo testimone, la tua esperienza di vita, la Chiesa anche ha avuto un ruolo importante in quello che è stato, che è stato il tuo percorso? Sì, senz'altro. Sì, perché è lì che sono anche insomma, come dire, stata formata, magari non capivo qualche versetto, qualcosa nella Bibbia, in chiesa vieni formata, vieni incoraggiata, senti le prediche e ripeto, come prima Sabina era andare a ballare in discoteca, andare a fare gli aperitivi, la vita diventa poi esci e vai in chiesa. Non dico che questo è fisso, però è lì che ti congreghi, è lì che vieni formata, è lì che ti si creano anche le nuove amicizie, la nuova famiglia, perché passi le stesse cose, per poi andare fuori a chi non conosce, insomma, a portare un consiglio, a incoraggiare. Ecco. Però sì. A portare un consiglio e a incoraggiare. Questa sera quale sarebbe il tuo consiglio per le persone che ci stanno seguendo questa sera? Ma a chi non conosce il Signore io consiglierei di iniziare a conoscerlo, di iniziare a incuriosirsi di questo Gesù di cui anch'io ho conosciuto, magari a scrivere a mio marito nella pagina Lettere d'Amore, a chiedere qualche domanda a me se volete, non c'è problema, a leggere qualche versetto, a sentire qualche predica evangelica, insomma a incuriosirsi, perché io sono sicura che chi non conosce il Signore, quasi tutti sono accomunati proprio da questo senso di solitudine, di non stare nella pace, di non stare bene. Anche se magari non ti manca niente, però se non conosci il Signore ti mancherà sempre qualcosa. Mentre a chi conosce il Signore, cosa gli consiglio? Quale sarebbe il tuo consiglio? Gli consiglio di non farsi contaminare, di non farsi distrarre da ciò che fanno gli altri, da ciò che pensano gli altri, o magari da ciò che gli altri hanno già ricevuto, sono arrivati e quella persona non ancora, e magari ti può destabilizzare, ti può far perdere il focus, ma che possa restare focalizzato nella bontà, nella fedeltà di Dio. Perché se conosci il Signore, sai che è buono, e di restare focalizzato su quello. Sì, quello consiglierei, sì. Grazie, sei stata molto gentile. Vorrei aggiungere, no? Perché noi vediamo qua Sabina, ma Sabina è una ragazza giovane. È vero che ha già fatto la sua famiglia, è sposata, però è una ragazza giovane e sicuramente, come avete ascoltato da lei stessa, quello che il Signore ha fatto nella sua vita può farlo ancora oggi nella tua, nella mia e nella vita di tutti quanti noi, sempre che noi ne abbiamo il desiderio di lasciarlo fare. Quindi seguiteci, questo è solo l'inizio, come queste storie ne sentiremo ancora delle altre, e suscrivetevi, Lettere d'Amore Entertainment, ok? Sotto il nostro video potete commentare, dare la vostra opinione,
fateci delle domande alle quali noi sicuramente saremo disposti a leggerle, prenderemo del tempo per farlo, per poter rispondere ad ognuno di voi e ci vediamo nella prossima. Che Dio vi benedica, un abbraccio enorme a voi. Grazie.